Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, anche ascendente Vergine, Luna in Vergine e anche Venere in Vergine. Oggi andiamo a vedere quale cambiamento sta bussando alla tua porta, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere qual è l'evento e poi a mezzo della nostra tarologia co-creativa andiamo a vedere come cooperare con quell'evento per realizzare il tuo capolavoro di vita quotidiano. Allora, prendiamo i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Quale cambiamento sta bussando alla tua porta? La forza che desidera entrare nella tua vita. È una forza di celebrazione, di stabilità, forse un incontro, forse un momento di festa, un momento di riunione, un grande momento di celebrità, celebrità non lo so, però di celebrazione volevo dire. E il 4 di bastoni è colui che ha raggiunto dei risultati importanti, quindi celebrazione, un momento di festa, di condivisione dei propri risultati raggiunti, o nel lavoro, o in famiglia, o riconoscimenti. Vedo un momento di festa condiviso che porta gioia all'anima, gioia nel cuore. Qua abbiamo la farfalla, no? Che mi parla di trasformazione, di raccolto, di trasformazione. È come se raccogliessi i frutti di una grande trasformazione avvenuta. Ok. E vediamo attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà. In ciò per cui hai lottato, Regina di Spade. Si manifesta in ciò per cui hai lottato, in ciò dove hai fatto chiarezza, in ciò dove hai messo i puntini sulle i, in ciò dove hai tagliato e ti è magari costato delle situazioni piuttosto che altre, in ciò dove si è rivelata la tua vera natura autentica, in tutte quelle situazioni dove hai parlato chiaro, dove hai messo a punto, dove hai rivelato con estrema lucidità e chiarezza quello che sentivi, in tutte quelle situazioni lì dove si ritorna in una situazione di gioia, di condivisione, di trasformazione, perché la Regina di Spade mi parla di colei che ha raggiunto una certa maturità per dire delle cose, per fare delle cose. Magari ti troverai ad avere a che fare con una persona, magari una figura femminile con la quale ti parli. Ci può essere stata una discussione o ci può essere una discussione chiara, ok? Non accesa, una discussione chiara o dove hai messo i puntini sulle i e lo riconosci lì. Riconosci lì i successi di questa cosa, ok? Vediamo adesso che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare. Allora, qua abbiamo il Re di Bastoni. Siccome il Re di Bastoni mi parla di direzione, di leadership, di voler mandare le cose secondo la propria visione, cosa devi lasciare andare? Smetti di voler piegare la tua vita alla tua volontà egoica. Cioè comincia ad ascoltare dove la vita ti sta conducendo, perché il Re di Bastoni vuole portare la situazione, la vita, le situazioni verso dove vuole lui. E invece la Regina di Spade, che ha già messo i puntini sulle i, sta arrivando una grande soddisfazione per quello che hai già fatto. Smetti di voler portare la vita secondo una volontà egoica, cioè di pretendere che la vita segua quello che vuoi tu da una prospettiva egoica, cioè non cercare di controllare gli eventi, lasciati portare dalla vita, cioè lascia andare il bisogno di conquistare continuamente il tuo posto nel mondo, mi dice questa carta, il bisogno di dirigere le cose, lascia andare questo. Questo è. Vediamo un po' qual è il dono nascosto, il dono che si nasconde dentro questo cambiamento. Tutto ciò che era fermo riparte. 8 di bastoni. Ciò che pensavi fermo riparte. Nuove idee, comunicazioni. Il dono di questo ma anche è una risorsa invisibile, la risorsa di far ripartire le cose con discernimento, smettere di avere il controllo e acquisire questa stabilità, un nuovo senso di appartenenza, vedo.
Magari hai lottato tanto per riceverla questa cosa, un nuovo senso di appartenenza, di celebrazione, di sforzi che si è fatti. E qua il dono è che tutto accelera. Se smetti di avere il controllo sugli eventi, tutto accelera e ti porta esattamente dove devi essere. Vediamo sul dono qual è l'animale guida. L'autosufficienza, sì, l'autosufficienza, il leopardo delle nevi, è bellissimo, questo è il tuo animale guida, è un animale di potere. Sei molto indipendente e anche solitario, l'integrità è importante per i tuoi migliori risultati. Evolvi il tuo essere con invisibilità e cammina con gli sciamani, usa la tua intuizione e lascia che la tua vita si dispieghi in una perfezione silenziosa. Abbi fede nel mistero. Non governare gli eventi, non cercare di governare gli eventi, altrimenti ti asfaltano, come vi dico sempre. Allora, il dono nascosto è il fatto che il tuo essere autosufficiente, il tuo essere indipendente, il fatto che tu hai una capacità straordinaria di comunicare con l'invisibile ti guidano già. Cioè ti dicono non devi essere vista o visto a livello egoico a tutti i costi, lascia che la vita ti porti dove devi andare perché il tuo più grande potere è in questa è nell'invisibilità molte volte, mi dice il leopardo delle nevi, perché gli sciamani camminano nell'invisibile. E mi viene in mente un po' Perseo, il grande eroe del mito greco, che era un bambino non voluto, no? Non voluto dal nonno Acrisio. Vi ho raccontato la storia di Acrisio e poi l'invisibilità, quando non ci sentiamo visti, che vogliamo essere visti a tutti i costi, oppure cerchiamo di dominare gli eventi per poter essere visti anche, no? Allora, queste carte mi stanno dicendo che il dono cioè il grande cambiamento è che conquisti una nuova stabilità, un nuovo senso di appartenenza, grazie a ciò che hai messo in chiaro, che hai messo a punto, senza clamori. Questa cosa ti porta a realizzare qualcosa di molto più grande di quello che avresti fatto se avessi condotto tu gli eventi. Lasciati portare, mi dicono. Sì. Vediamo come puoi cooperare, quindi entriamo nella tarologia co-creativa con questo cambiamento. Rispondi alla chiamata dell'anima. Il giudizio. Lasciati portare dagli eventi, rispondi alla chiamata dell'anima, sentiti che rinasci già, che sei già rinata, che sei già rinato. Come puoi cooperare? Non aspettare la chiamata giusta, il momento perfetto, la cosa giusta. No, fatti portare dagli eventi che sono già gli eventi perfetti per te in questo momento. Non pensare che debba arrivare un altro tipo di evento o un altro tipo di cosa. No, fatti portare dagli eventi stessi che sono già il tuo grande evento. Perché magari molte volte abbiamo voluto governare gli eventi, governare le situazioni e ci siamo ritrovati sempre nelle stesse situazioni. Sempre. Allora questa volta ti dicono non aspettare il momento giusto, non aspettare un altro evento simile, ma fatti portare da quell'evento senza il controllo, perché ti porterà esattamente, senza clamori, ti porterà esattamente dove devi essere, cioè a contatto con gli sciamani, con l'invisibile. Cosa vuol dire questo? Perfetta fede nel mistero. Ok? Vediamo qual è l'errore da evitare. Errore tra virgolette, no? Perché l'errore non esiste. Allora, l'otto di coppe mi parla di una tendenza che potresti avere di restare nella zona comfort. L'errore da evitare è non rimanere nella zona comfort. Fai il primo passo. Perché ci sono delle situazioni che ti hanno nutrito fino a questo momento, ma che adesso non ti nutrono più. Allora la chiamata dell'anima al fare il primo passo verso qualcosa di nuovo, verso questo evento che ti dà maggiore stabilità, un nuovo senso di appartenenza, arriva per farti fare questo salto, per non farti commettere l'errore di tornare indietro. Tornare indietro significa stare nella zona comfort, avere paura del passo successivo. Ecco perché ti ho detto vai verso questa cosa, vai verso questa cosa. Allora, molte cose ti hanno ferito, no? Regina di spade, con il re di bastoni qua, l'otto di coppe qua. Allora,
ti ho detto di andare oltre il conosciuto, no? Vai oltre il conosciuto, prendi quella decisione. Che cosa vuol dire? In questa posizione qua, l'errore da evitare, cioè io la vedo anche al contrario, cioè potrebbe essere anche l'errore da evitare qua, di lasciare magari una situazione perché non ti dà subito quello che speravi. E quindi qua vai verso una nuova, magari te ne sei andata sempre da certe situazioni o vai via da certe situazioni. Ok, qua l'errore è quando ti dicevo vai verso qualcosa che non hai mai fatto, cioè che magari non hai mai fatto, cioè non andare, non lasciare una situazione solo perché non ti dà subito quello che speravi, perché mm, se riesci a restare abbastanza a lungo in una situazione la vedrai trasformata, ti dice questo, perché la regina di spade qua potrebbe voler chiudere magari troppo in fretta quello che giudica ormai concluso. Allora, qua non bisogna confondere il desiderio di evolvere con l'impulso di fuggire, un po' così è. Devi cambiare lo sguardo, che magari questo è il fatto che ti dicevo vai, devi cambiare lo sguardo e non il luogo, ti sta dicendo, perché qua ritrovi qualche cosa di forte. Perché qua queste carte mi stanno dicendo che stai costruendo una nuova casa o una nuova stabilità attraverso una verità, una chiarezza. Non cercare di controllare le cose, vedi che gli eventi si muoveranno velocemente, fai le cose nel silenzio, senti la chiamata dell'anima, non pensare che le cose siano debbono essere tutte perfette subito. Non andare via troppo presto, perché vedrai che questa stabilità ti sta raggiungendo. Vediamo qual è il messaggio finale dell'amante mistico. Infatti, aspetta e vedrai. C'è la giustizia. Il messaggio finale dell'amante mistico: aspetta e vedrai. Ti sta facendo una promessa. Aspetta e vedrai, perché le cose si sistemano secondo il tuo bene e per il bene di tutti. La giustizia mi parla di equilibrio, ma equilibrio vero, un equilibrio che nasce dal karma, e quindi il karma sta facendo il suo corso in un senso o nell'altro. Ti dice abbi fede perché ciò che si sta sistemando è a tuo favore, è a favore della bellezza. Mi spiego? So che vuoi giustizia, la stai ottenendo, la stai per ottenere. Non andare via troppo presto da alcune situazioni che non sono andate come volevi. Aspetta e vedrai. Adesso ti metto questa carta, conferma dell'amante mistico. Ti sta dicendo hai preso le giuste decisioni, hai fatto le cose giuste e stai costruendo proprio una nuova stabilità. La luce delle stelle ti sta accompagnando, il tuo amante mistico. Allora, non rovinare, e anche qui, non rovinare la manifestazione con i dubbi o le preoccupazioni, mantieni la fede e crea la luce nell'oscurità. Il cammino delle stelle è fatto della stessa energia, ti sta dando fede l'amante mistico. Aspetta e vedrai, è una promessa questa. Magari potresti abbandonare subito una situazione perché non ti dà subito quello che vuoi. No, mantieni la fede perché sta per arrivare questa cosa qui. Va bene? Magari tante volte hai abbandonato il cammino perché non andava come speravi. Era questo problema qui, dare di bastoni in questa posizione, il controllo sugli eventi. Va bene? Adesso mettiamo una carta dello sciamano. Segui soltanto la voce dello spirito che ti accompagna con gli sciamani. Il sonaglio è una carta potentissima dello sciamano e ti dice: hai un potere straordinario, i tuoi poteri spirituali sono affilati. Medita su come usarli perché sono affilatissimi. Muoviti nel silenzio. Vabbè, nel silenzio, lavora con gli sciamani, nell'invisibile, perché i tuoi poteri sono affilatissimi, perché questa carta ti promette che il momento è arrivato per questa realizzazione.
Ora, vediamo come si comportano queste altre carte, cosa ti dicono. Usa solo la tua saggezza, ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare, tu sai già che cosa devi fare. Questa è una sorpresa enorme, è una promessa che ti fa l'amante mistico. Quindi la tua saggezza viene dagli spiriti, dal dono degli antenati. Non andare via troppo presto da una situazione perché sta per rivelarsi qualcosa di magnifico. Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.